Lezione 1. Connessione Wi-Fi all'aeroporto. Ciao Anna, ti sei mai connessa al Wi-Fi dell'aeroporto? Ciao John. Sì, mi sono già connesso al Wi-Fi dell'aeroporto. Hai bisogno di aiuto per connetterti? Sì, non sono sicuro di come procedere. Puoi guidarmi attraverso il processo? Certo, è abbastanza semplice. Innanzitutto, assicurati che il Wi-Fi del tuo dispositivo sia acceso. Ok, il Wi-Fi è attivo. Cosa c'è dopo? Cerca le reti Wi-Fi disponibili e seleziona quella che corrisponde al nome dell'aeroporto o a un identificatore simile. Vedo alcune reti elencate. Devo scegliere quella con la massima potenza del segnale? Sì, di solito è una buona idea selezionare la rete con il segnale più forte. Garantisce una connessione più stabile. Bene, ho selezionato la rete Wi-Fi dell'aeroporto. Qual è il passaggio successivo? Una volta connesso alla rete, apri il browser web. Dovresti essere reindirizzato a una pagina di accesso. Capito. Ora vedo la pagina di accesso. Cosa devo fare? Di solito, è necessario accettare i termini e le condizioni o inserire una password, se fornita. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la procedura di accesso. Ho accettato i termini e le condizioni. C'è altro che devo fare? Questo è tutto. Una volta effettuato con successo l'accesso, dovresti avere accesso al Wi-Fi dell'aeroporto. Goditi la tua connessione internet. Fantastico. Grazie per la tua guida. Lo apprezzo. Lezione 2. Stima del tempo. Ciao Anna, ho una domanda. Per quanto possibile, capisco. Puoi darmi una stima approssimativa? Ciao John. Certo, farò del mio meglio per darti una stima. In cosa hai bisogno di aiuto? Sto programmando un viaggio in auto. Quanto tempo pensi che ci vorrebbe per andare da qui alla spiaggia? Dipende da vari fattori come il traffico e la distanza. Puoi dirmi la distanza approssimativa tra le due località? Sono circa 200 miglia. Ma, ovviamente, il traffico può allungarlo. Va bene. In media, ipotizzando un traffico moderato, potrebbero essere necessarie circa 3 a 4 ore per raggiungere la spiaggia. Non è poi così male. Ci sono momenti specifici della giornata in cui il traffico è generalmente più leggero? In genere, la mattina presto o la sera tardi hanno un traffico più leggero rispetto alle ore di punta. Potrebbe valere la pena considerare quei tempi per una guida più fluida. È utile saperlo. Grazie, c'è altro che dovrei prendere in considerazione? Sì, è sempre una buona idea controllare eventuali chiusure stradali o lavori di costruzione lungo il percorso. Ciò potrebbe influire sul tempo di viaggio. Mi assicurerò di controllare in anticipo eventuali chiusure stradali. Grazie per il promemoria. Siete i benvenuti. La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità. Posso fare altro per aiutarti? In realtà, ancora una cosa. Che ne dite del viaggio di ritorno? Ci vorrebbe una quantità di tempo simile?
È probabile che abbia all'incirca la stessa durata, supponendo condizioni di traffico simili. Tieni presente che può variare, quindi è meglio essere preparati. Ho capito. Pianificherò di conseguenza. Grazie per la tua guida. Lo apprezzo. Lezione 3. Raccomandare i servizi. Ciao Anna, personalmente ho avuto buone esperienze con alcuni popolari. Ciao John, è bello sentirlo. Puoi consigliarmi alcuni di questi servizi? Assolutamente. Un servizio che consiglio vivamente è la piattaforma di streaming online. Ha una vasta libreria di film e programmi TV. Sembra interessante. Mi piace guardare film e programmi nel mio tempo libero. Quali altri servizi suggeriresti? Un altro servizio da considerare è la piattaforma di streaming musicale. Offre una vasta gamma di canzoni e playlist per ogni stato d'animo. È fantastico. Adoro ascoltare la musica, quindi avere accesso a una libreria musicale diversificata sarebbe meraviglioso. Qualche altro consiglio? Sì, consiglio anche il servizio di consegna di cibo. È comodo per quelle volte in cui non hai voglia di cucinare o di andare a mangiare fuori. Oh, posso sicuramente vedere il fascino di questo. A volte è bello ricevere un delizioso pasto direttamente a casa tua. Altri suggerimenti? Infine, consiglierei il servizio di ride hailing. È un modo comodo e affidabile per spostarsi in città, soprattutto se non si dispone di un'auto. Questo è un ottimo suggerimento. Avere un'opzione di trasporto affidabile è fondamentale, soprattutto quando si esplora un nuovo posto. Grazie per i consigli. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Questi servizi hanno reso la mia vita più facile e piacevole e spero che facciano lo stesso per te. Lo apprezzo. Li proverò sicuramente e vedrò come migliorano la mia routine quotidiana. Grazie ancora per aver condiviso le tue esperienze. Nessun problema, sono sicuro che li troverai utili. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori consigli, non esitare a chiedere. Divertiti a esplorare questi servizi. Lezione 4. Viaggio verso l'aeroporto. Ciao Anna, ci sono treni che vanno direttamente all'aeroporto. È perfetto. Ciao John. È fantastico avere una comoda opzione di trasporto. Con che frequenza circolano i treni? I treni partono frequentemente, di solito ogni 15 minuti. Quindi, non dovremo preoccuparci di perderne uno. È fantastico. Ci dà flessibilità e tranquillità sapere che possiamo prendere un treno facilmente. Assolutamente. Inoltre, il viaggio in treno per l'aeroporto è abbastanza comodo ed efficiente. Sono felice di sentirlo. È importante avere un viaggio senza intoppi, soprattutto quando si viaggia con bagagli. Sicuramente. E le stazioni ferroviarie dispongono di servizi come negozi e caffetterie, che rendono il viaggio più piacevole. Questo è un bonus. Possiamo prendere un caffè o uno spuntino prima di salire sul treno. Rende l'esperienza più piacevole. Esattamente. Sono quelle piccole cose che migliorano la nostra esperienza di viaggio e la rendono memorabile.
Non potrei essere più d'accordo. L'attenzione ai dettagli può fare la differenza nel creare un'esperienza di viaggio positiva. Assolutamente. Sono i piccoli comfort e le comodità che si sommano a un grande viaggio. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio adesso. Sapere che l'opzione treno è disponibile lo rende ancora migliore. Sono felice di sentirlo. Raggiungere l'aeroporto sarà un gioco da ragazzi con il servizio ferroviario. Sicuramente. È rassicurante avere un mezzo di trasporto affidabile, soprattutto per i viaggi importanti. Assolutamente. Arriveremo all'aeroporto in pochissimo tempo e saremo pronti per la nostra prossima avventura. Non vedo l'ora, grazie per aver suggerito l'opzione treno. Renderà il nostro viaggio molto più comodo. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Sfruttiamo al massimo il nostro viaggio verso l'aeroporto e godiamoci il viaggio al massimo. Lezione 5. Elementi essenziali per il viaggio. Ciao Anna, mi sto preparando per il mio prossimo viaggio. Ho i vestiti e gli articoli da toeletta pronti. Li impacchetterò. Qualche altro elemento essenziale che dovrei tenere a mente? Ciao John. È fantastico che tu abbia i vestiti e gli articoli da toeletta coperti. Oltre a questi, ecco alcuni altri elementi essenziali che potresti prendere in considerazione per mettere in valigia. Oh, per favore dimmi di più. Voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Innanzitutto, non dimenticare di portare un adattatore da viaggio se ti rechi in un altro paese con diversi tipi di prese. Buon punto. Non vorrei finire con le batterie scariche. Metterò sicuramente in valigia un adattatore da viaggio. Un altro elemento essenziale è un caricabatterie universale o un power bank per mantenere i tuoi dispositivi accesi mentre sei in movimento. È un suggerimento intelligente. Mi assicurerò di mettere in valigia un power bank in modo da non rimanere senza batteria durante i miei viaggi. È anche una buona idea avere una fotocopia del passaporto e di altri documenti importanti, nel caso in cui gli originali vengano persi o rubati. Non ci avevo pensato. Farò delle fotocopie e le conserverò in un posto separato dai documenti originali. Inoltre, considera di portare una bottiglia d'acqua riutilizzabile per rimanere idratati e ridurre i rifiuti di plastica durante il viaggio. Questo è un ottimo suggerimento. Mi assicurerò di portare la mia bottiglia d'acqua riutilizzabile. È importante rimanere idratati durante il viaggio. Infine, non dimenticare i farmaci o le prescrizioni necessari di cui potresti aver bisogno durante il viaggio. Assolutamente. Ricontrollerò e impacchetterò tutti i miei farmaci per assicurarmi di averli con me. Questo copre gli elementi essenziali. C'è altro che vorresti chiedere o discutere? No, è perfetto. Grazie mille per l'aiuto. Lo apprezzo. Lezione 6. Creare una lista di imballaggio. Ciao Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio. Ottima idea per discutere e pianificare in anticipo. Dovremmo anche fare una lista di imballaggio e raccogliere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ciao John. Assolutamente sì, avere una lista dei bagagli è essenziale per rimanere organizzati e assicurarsi di non dimenticare nulla di importante. Cominciamo. Innanzitutto, dovremmo considerare il clima e le attività nella nostra destinazione.
In questo modo, possiamo mettere in valigia abbigliamento e calzature adeguati. Questo è un buon punto. Non vogliamo essere colti impreparati. Cercherò le previsioni del tempo e annoterò i capi di abbigliamento appropriati. Mentre lo fai, farò un elenco di elementi essenziali generali come articoli da toeletta, documenti di viaggio e tutti i dispositivi elettronici necessari. Eccellente! Includiamo anche eventuali articoli specifici di cui potremmo aver bisogno per le attività che intendiamo svolgere, come attrezzatura da trekking o costumi da bagno. Parlando di attività, dovremmo verificare se ci sono restrizioni o requisiti speciali nella nostra destinazione, come l'obbligo del visto. Assolutamente. La sicurezza e la conformità sono fondamentali. Cercherò i documenti di viaggio e le linee guida sanitarie necessarie per la nostra destinazione. È anche una buona idea mettere in valigia alcuni snack e opzioni di intrattenimento per il viaggio, soprattutto se si tratta di un lungo viaggio. Una buona idea. Aggiungerò snack, libri e forse qualche gioco alla lista. Renderà il viaggio più piacevole. Un altro aspetto importante è l'imballaggio dei farmaci o delle forniture di pronto soccorso necessari. Dovremmo essere preparati per qualsiasi circostanza imprevista. Sicuramente. Mi assicurerò di includere un piccolo kit di pronto soccorso e tutti i farmaci soggetti a prescrizione di cui avremo bisogno durante il viaggio. Infine, ricontrolliamo l'elenco per assicurarci di non aver perso nulla. È meglio essere accurati e preparati. Concordato. Esamineremo insieme l'elenco, assicurandoci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un viaggio tranquillo e piacevole. Grazie per il tuo aiuto nella stesura di questa lista di imballaggio. Renderà il nostro viaggio molto più organizzato. Siete i benvenuti. Sono lieto di assisterti. Ora, iniziamo a raccogliere tutti gli articoli della nostra lista. Assolutamente. Raccogliamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e facciamo un viaggio senza stress. Non vedo l'ora. Anch'io. Sarà un'avventura fantastica. Assicuriamoci di essere preparati per ogni aspetto. Sicuramente. Grazie ancora, apprezzo il tuo supporto. Lezione 7. Sconfiggere la folla. Ciao Anna, stavo pensando alla nostra visita al museo. Che ne dici delle 10 del mattino? In questo modo, possiamo battere la folla. Ciao John. Sembra un ottimo piano. Visitarlo nelle prime ore del giorno è un modo intelligente per evitare lunghe code e sovraffollamento. Inoltre, avremo più tempo per esplorare e goderci le mostre senza fretta. Assolutamente. È sempre bello vivere un'esperienza rilassata e senza fretta, soprattutto quando si apprezzano l'arte e i manufatti storici. Sono d'accordo, quindi, cercheremo di arrivare al museo intorno alle 10 del mattino per massimizzare il nostro tempo ed evitare le ore più affollate. Per me funziona. Possiamo pianificare la nostra mattinata di conseguenza, magari fare una leggera colazione prima di andare al museo. Buona idea, possiamo cercare un bar o una panetteria nelle vicinanze per fare uno spuntino veloce e una tazza di caffè per iniziare la giornata. Sembra perfetto. Ci darà l'energia necessaria per immergerci completamente nelle mostre del museo.
E quando finiremo di esplorare, sarà ora di pranzo e potremo trovare un bel posto dove gustare un pasto nelle vicinanze. È un ottimo piano. Possiamo cercare un ristorante che offra cucina locale per completare la nostra esperienza culturale. Assolutamente. Provare il cibo locale è sempre il momento clou di ogni viaggio. Possiamo chiedere consigli o fare qualche ricerca in anticipo. Ottimo suggerimento in questo modo, avremo un'idea dei posti migliori dove mangiare e non perderemo tempo a cercare sul posto. Esattamente. Si tratta di ottimizzare il nostro tempo e sfruttare al massimo la nostra visita al museo e all'area circostante. Non potrei essere più d'accordo. Pianificare in anticipo ed essere strategici con i nostri tempi garantirà una giornata memorabile e piacevole. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sarà un'esperienza fantastica e non vedo l'ora. Sicuramente. Grazie per aver coordinato i tempi e suggerito un piano così accurato. Siete i benvenuti. È un piacere contribuire alla nostra avventura. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo e creiamo ricordi meravigliosi. Assolutamente. Sconfiggiamo la folla e trascorriamo una fantastica giornata al museo. Lezione 8. Scegliere il letto giusto. Ciao Anna, stavo pensando di comprarmi un nuovo letto. Che ne dici di un letto? Ci sono tipi specifici di letti che dovrei cercare? Ciao John. Quando si tratta di letti, ci sono diverse opzioni da considerare. Dipende dalle tue preferenze e dalle tue esigenze specifiche. Capisco. Quali sono alcuni dei diversi tipi di letti che dovrei conoscere? Bene, ci sono letti tradizionali con struttura e materasso, letti a piattaforma, letti regolabili e persino letti a castello per spazi condivisi. Interessante. Quali sono i vantaggi di ogni tipo di letto? I letti tradizionali sono versatili e sono disponibili in vari stili. I letti a piattaforma offrono un aspetto moderno e minimalista. I letti regolabili offrono un comfort personalizzabile e i letti a castello sono ottimi per massimizzare lo spazio. È utile saperlo. Sto cercando qualcosa di comodo e resistente. Cosa devo considerare in termini di opzioni di materassi? Per comfort e sostegno, puoi scegliere tra materassi in memory foam, innerspring, lattice o ibridi. Ognuno ha le sue caratteristiche e vantaggi unici. Lo terrò a mente. E le dimensioni dei letti? Ci sono misure standard che dovrei prendere in considerazione? Sì, le dimensioni dei letti più comuni sono twin, full, queen e king. La dimensione scelta dipende dallo spazio e dalle preferenze personali. Va bene. Misurerò la mia stanza per vedere quale dimensione si adatta meglio. C'è altro che dovrei tenere a mente? Sicuramente. Considera fattori come l'altezza del letto, la facilità di montaggio e le opzioni di archiviazione se hai bisogno di spazio aggiuntivo per biancheria o altri oggetti. Buon punto. Mi assicurerò di controllare l'altezza e cercherò anche letti con contenitore integrato. Sarebbe conveniente. Sembra un piano.
E non dimenticare di leggere le recensioni e confrontare i prezzi per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo per il tuo budget. Assolutamente. Farò qualche ricerca ed esplorerò diverse opzioni prima di prendere una decisione. Questo è saggio. Prenditi il tuo tempo e fai una scelta informata. Un buon letto è essenziale per un sonno riposante. Grazie, il tuo consiglio è stato molto utile. Apprezzo la tua guida in questo processo. Siete i benvenuti. Sono lieto di essere stato d'aiuto. Ricorda che un letto comodo e di supporto vale l'investimento. Sono d'accordo, mi assicurerò di scegliere con saggezza e di dare priorità sia al comfort che alla durata. Questa è la mentalità giusta. Sono sicuro che troverai il letto perfetto per le tue esigenze. Grazie per la fiducia accordataci. Inizierò la mia ricerca e terrò a mente i tuoi consigli. Buona fortuna! Spero che troviate il letto dei vostri sogni. Grazie ancora, ti farò sapere una volta presa la mia decisione. Lezione 9. Esplorazione della cucina locale. Ciao Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio. È una buona idea. Possiamo anche provare alcuni ristoranti locali se ne abbiamo voglia. Ciao John! Assolutamente! Assaggiare la cucina locale è un modo fantastico per immergerci nella cultura e migliorare la nostra esperienza di viaggio. Sono d'accordo, è sempre emozionante assaggiare nuovi sapori e piatti unici della regione che stiamo visitando. Sicuramente. Possiamo chiedere alla gente del posto o fare qualche ricerca per trovare ristoranti famosi che offrono autentiche specialità locali. Sembra fantastico. Sono disponibile a provare diversi tipi di cucina. Ci sono piatti locali specifici che mi consigliate? Beh, dipende dalla destinazione, ma alcune scelte popolari potrebbero essere piatti a base di pesce, prelibatezze regionali o cibo di strada tradizionale. Mi viene fame solo a pensarci. Mi incuriosisce particolarmente il cibo di strada. Quali sono alcuni esempi che potremmo incontrare? Il cibo di strada può essere incredibilmente vario e delizioso. Potresti trovare cose come tacos, kebab, gnocchi o persino frutta e snack esotici. Gnam. Sicuramente ho voglia di provare del cibo da strada. È un ottimo modo per assaggiare i sapori locali mentre sei in viaggio. Assolutamente. E se vogliamo un'esperienza culinaria seduti, possiamo esplorare i ristoranti locali noti per le loro specialità. Sembra un piano. Sono sempre pronto a provare cose nuove e ad ampliare i miei orizzonti culinari. Questo è lo spirito. Si tratta di abbracciare nuove esperienze e assaporare i sapori della destinazione. Non potrei essere più d'accordo. È come fare un viaggio gastronomico insieme alla nostra avventura di viaggio. Esattamente. E chissà, potremmo scoprire nuovi piatti o sapori preferiti che possiamo ricreare a casa. Sarebbe fantastico. Porteremo con noi un pezzo della cucina della destinazione come souvenir culinario. Infatti, è un modo meraviglioso per mantenere vivi i ricordi del nostro viaggio e condividere le nostre esperienze con amici e familiari. Assolutamente.
Posso già immaginare le storie che avremo da raccontare sull'incredibile cibo che abbiamo provato durante i nostri viaggi. Sarà un'esperienza deliziosa e memorabile. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura culinaria insieme. Nemmeno io. Teniamo le papille gustative pronte e il nostro appetito aperto per le delizie gastronomiche che ci attendono. Concordato. Ecco come esplorare la cucina locale e soddisfare la nostra voglia di nuovi sapori e scoperte culinarie. Complimenti per questo. Intraprendiamo un viaggio gustoso e creiamo esperienze culinarie indimenticabili lungo il percorso. Lezione 10. Rompere il ghiaccio. Ciao Anna, quando si tratta di avviare conversazioni, è importante avvicinarsi alle persone in modo amichevole e accogliente. Ciao John. Assolutamente. Fare una buona prima impressione e creare un'atmosfera confortevole può dare il tono a una piacevole conversazione. Sicuramente. Sorridere e usare un linguaggio del corpo aperto può aiutare a mettere gli altri a proprio agio e renderli più ricettivi al parlare. Giusto. È importante mostrare un genuino interesse per l'altra persona e farla sentire apprezzata e ascoltata. L'ascolto attivo è fondamentale. Dimostra che siamo coinvolti e interessati a ciò che l'altra persona ha da dire. Assolutamente. Fare domande aperte può anche incoraggiare la persona a condividere di più su se stessa e sui propri pensieri. Questo è un ottimo consiglio. Le domande aperte consentono più di una semplice risposta sì o no, creando spazio per una conversazione più approfondita. Esattamente. È importante evitare di dominare la conversazione e dare all'altra persona lo spazio per esprimersi. Sono d'accordo, l'equilibrio tra parlare e ascoltare è la chiave per promuovere uno scambio significativo e piacevole. Un altro aspetto importante è la consapevolezza delle differenze culturali e il rispetto dei confini personali quando si iniziano le conversazioni. Sì, la sensibilità culturale è fondamentale. Essere consapevoli dei diversi costumi e norme ci aiuta a condurre le conversazioni con rispetto. Sicuramente. È importante essere adattabili e di mentalità aperta, soprattutto quando si parla con persone di diversa estrazione. Assolutamente. Abbracciare la diversità e imparare dal punto di vista degli altri può arricchire le nostre conversazioni e ampliare i nostri orizzonti. Giusto. Ogni conversazione è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo e acquisire una prospettiva diversa. Non potrei essere più d'accordo. Impegnarsi in conversazioni significative ci aiuta a crescere personalmente e intellettualmente. Vale anche la pena menzionare il potere di un complimento sincero o di una parola gentile per iniziare una conversazione con una nota positiva. Questo è un punto meraviglioso. Un complimento può immediatamente far sentire bene qualcuno e creare un'atmosfera amichevole. Infine, è importante essere pazienti e comprensivi. Non tutte le conversazioni andranno alla perfezione, ma ogni tentativo è un'opportunità di apprendimento. Assolutamente. Con la pratica, possiamo diventare più sicuri e abili nell'avviare conversazioni e costruire connessioni. Questo è lo spirito. Quindi, usciamo dalle nostre zone di comfort e intraprendiamo conversazioni significative con le persone che ci circondano. Sono pronto per la sfida.
Affrontiamo le conversazioni con apertura, curiosità e un genuino desiderio di connetterci. Lezione 11. Esplorando la città. Salve Anna, sto cercando hotel vicino alle principali attrazioni. È importante trovare un posto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Ciao John. Assolutamente. La vicinanza alle principali attrazioni e la disponibilità di comode opzioni di trasporto possono rendere l'esplorazione della città molto più semplice. Sicuramente. Ci risparmierebbe un sacco di tempo e fatica se potessimo salire facilmente su un autobus o un treno per raggiungere i luoghi che vogliamo visitare. Sembra perfetto. L'accessibilità è fondamentale quando si tratta di sfruttare al massimo il nostro tempo in città e massimizzare le nostre opportunità turistiche. Sono d'accordo, dovremmo anche considerare la vicinanza dell'hotel a ristoranti e negozi, quindi abbiamo opzioni per mangiare e fare acquisti locali. Assolutamente. Sarebbe bello avere una varietà di scelte nelle vicinanze, sia che siamo in vena di provare la cucina locale o di acquistare qualche souvenir. Sono lieto che tu me ne abbia parlato. Esplorare la scena gastronomica locale e acquistare oggetti unici sono sicuramente nella mia lista di cose da fare. Meraviglioso. È sempre interessante scoprire nuovi sapori e sostenere le imprese locali durante i nostri viaggi. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre, provare la cucina locale e acquistare prodotti locali può darci un senso più profondo della cultura della città. Sicuramente. È come immergersi nello stile di vita locale e vivere la città da una prospettiva più autentica. Questo è esattamente ciò a cui miro. Voglio che il nostro viaggio sia qualcosa di più di una semplice visita alle principali attrazioni, voglio entrare davvero in contatto con la città. Adoro questa mentalità. Esplorando al di là delle località turistiche, possiamo scoprire gemme nascoste e creare ricordi duraturi. Assolutamente. Quindi, troviamo un hotel che non solo offra comodità, ma ci permetta anche di immergerci nell'atmosfera locale. Concordato. Possiamo cercare alloggi in quartieri vivaci noti per il loro carattere unico e il fascino locale. Sembra un piano. Sono entusiasta di scoprire i diversi quartieri della città e di vivere le loro atmosfere diverse. Anch'io. Ogni quartiere ha la sua storia da raccontare e non vedo l'ora di esplorare e svelare i segreti della città. Sarà un'avventura. Navigare per la città, scoprire nuovi posti e creare esperienze indimenticabili insieme. Assolutamente. Sfruttiamo al massimo il nostro viaggio trovando un hotel che non solo soddisfi le nostre esigenze pratiche, ma migliori anche la nostra esperienza complessiva. Non avrei potuto dirlo meglio. Ecco come trovare l'hotel perfetto e intraprendere un viaggio di esplorazione e scoperta. Lezione 12. Vestirsi per avere successo. Ciao Anna, sto cercando una cravatta versatile che si abbini bene a qualsiasi abito. Sembra buono, ma voglio anche qualcosa che si distingua. Ciao John. È importante trovare un equilibrio tra una cravatta che completi il tuo abito e aggiunga un tocco di unicità al tuo look generale. Sicuramente. Voglio fare una dichiarazione senza esagerare. Qualcosa che mostri il mio stile personale pur mantenendo la professionalità. Questo è un ottimo approccio.
Una cravatta con un motivo sottile o un tocco di colore può aggiungere personalità senza distrarre troppo. Mi piace l'idea di uno schema sottile. Può aggiungere interesse visivo e rendere il mio abbigliamento visivamente più accattivante. Assolutamente. Motivi come strisce o piccoli punti sono scelte classiche che possono migliorare l'aspetto generale senza sopraffarlo. Sembra una buona opzione. Voglio una cravatta che possa passare facilmente da riunioni di lavoro formali a eventi più informali. Capisco. Optare per una cravatta in un colore versatile come il blu marino, il bordeaux o il grigio scuro può garantire che si abbini bene a diversi colori di abito. Questo ha senso. Una cravatta in una tonalità neutra o più scura può essere più versatile e abbinarsi a una vasta gamma di colori dell'abito. Esattamente. Vale anche la pena considerare il tessuto della cravatta. Una seta di alta qualità o un materiale testurizzato possono aggiungere un tocco di raffinatezza. Sono d'accordo, il tessuto può fare la differenza nell'aspetto generale della cravatta. Vale la pena investire in un pezzo di buona qualità. Assolutamente. Una cravatta ben lavorata non solo ha un aspetto migliore, ma dura anche più a lungo, il che la rende una valida aggiunta al tuo guardaroba. Lo terrò a mente. Voglio una cravatta che non solo abbia un bell'aspetto ma resista anche alla normale usura. È una scelta intelligente. Investire in una cravatta resistente assicura che rimanga un pezzo fondamentale della tua collezione per gli anni a venire. Sono lieto che tu me ne abbia parlato. Voglio una cravatta che sia allo stesso tempo elegante e pratica, così posso indossarla con sicurezza in varie occasioni. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Una cravatta che riflette il tuo stile personale e si adatta perfettamente a diversi contesti. Assolutamente. La cravatta giusta può fare una buona impressione e aumentare la fiducia, il che è importante sia in ambito professionale che sociale. Hai assolutamente ragione. Vestirsi bene e prestare attenzione ai dettagli, come la scelta della cravatta, può avere un impatto significativo. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, ecco come trovare la cravatta perfetta che aggiunga quel tocco di stile in più e ci prepari al successo. Lezione 13. Iniziare bene la giornata. Ciao Anna, ho una routine mattutina in cui faccio la doccia, mi vesto e faccio una sana colazione. Da un tono positivo alla giornata. Ciao John. Sembra un ottimo modo per iniziare la giornata. Una routine mattutina costante può aiutarci a sentirci riposati ed energizzati. Assolutamente. Fare una doccia mi aiuta a svegliarmi e a sentirmi pronto ad affrontare qualsiasi sfida mi si presenti. Sono d'accordo, una doccia al mattino può rinvigorire i sensi e aiutarci a sentirci più preparati per la giornata che ci aspetta. Dopodiché, vestirmi con abiti comodi ma presentabili aumenta la mia fiducia e dà un tono professionale. Vestirsi per avere successo è importante. Indossare abiti che ci facciano sentire bene può avere un impatto positivo sulla nostra mentalità e produttività. Sicuramente. È incredibile come un outfit ben scelto possa influenzare il nostro umore e la nostra mentalità durante la giornata. Non potrei essere più d'accordo. E fare una sana colazione completa la routine mattutina nutrendo il nostro corpo e fornendo energia. Assolutamente.
Una colazione nutriente alimenta il nostro cervello e il nostro corpo, migliorando la concentrazione e la produttività per tutta la mattinata. È importante scegliere alimenti che forniscano un equilibrio di nutrienti, come cereali integrali, frutta e opzioni ricche di proteine. Sono completamente d'accordo. Iniziare la giornata con un pasto completo pone le basi per scelte salutari e migliori abitudini alimentari. E può anche prevenire i crolli energetici a metà mattina e farci sentire soddisfatti fino al pasto successivo. Questo è un ottimo punto. Una colazione nutriente può aiutarci a rimanere concentrati ed evitare spuntini malsani nel corso della giornata. Esattamente. Si tratta solo di nutrirci e dare priorità al nostro benessere dal momento in cui ci svegliamo. Non avrei potuto dirlo meglio. Si tratta di prepararci al successo, sia fisicamente che mentalmente. Assolutamente. La nostra routine mattutina gioca un ruolo significativo nel modo in cui affrontiamo la giornata e ne gestiamo le esigenze. È incredibile come pochi semplici passaggi possano fare una grande differenza nel nostro benessere generale e nelle nostre prestazioni quotidiane. Lezione 14. Delizie culinarie. Ciao Anna, andiamo a casa e prepariamo un delizioso pasto. Ho una voglia matta di cucinare con ingredienti freschi. Ciao John. Sembra un piano fantastico. Cucinare con ingredienti freschi può esaltare i sapori e rendere il pasto più piacevole. Sicuramente. C'è qualcosa di soddisfacente nel creare un piatto da zero e utilizzare ingredienti direttamente dall'orto o dal mercato. Non potrei essere più d'accordo. È un modo meraviglioso per apprezzare i sapori naturali e il nutrimento offerti dagli ingredienti freschi. Assolutamente. Inoltre, cucinare a casa ci consente di controllare la qualità degli ingredienti e fare scelte più salutari. Questo è un ottimo punto. Possiamo scegliere prodotti biologici, proteine magre e cereali integrali per rendere salutare il nostro pasto. Esattamente. E sperimentare diverse erbe e spezie può aggiungere profondità e complessità al piatto. Adoro come erbe e spezie possano trasformare una semplice ricetta in un capolavoro culinario. Esse esaltano i sapori migliori. È affascinante come un pizzico di questo e un pizzico di quello possano creare una sinfonia di sapori e aromi. Assolutamente. E non dimentichiamo la gioia di condividere un delizioso pasto fatto in casa con la famiglia e gli amici. Questa è una delle parti migliori. Il cibo ha un modo per unire le persone e creare ricordi duraturi. Infatti, è una meravigliosa opportunità per entrare in contatto con i propri cari e godersi la reciproca compagnia durante un pasto soddisfacente. E la parte migliore è che possiamo personalizzare il piatto in base alle nostre preferenze ed esigenze dietetiche. Questo è il bello di cucinare a casa. Abbiamo la libertà di personalizzare i sapori e gli ingredienti in base ai nostri gusti individuali. Sono d'accordo, è come dare alla nostra creatività la possibilità di brillare in cucina. Assolutamente. La cucina ci permette di esprimerci ed esplorare nuovi sapori e tecniche culinarie. E la soddisfazione che deriva dal creare un delizioso pasto con le nostre mani è davvero gratificante. È un senso di realizzazione e un promemoria della gioia che sta nei semplici piaceri della vita.
Non avrei potuto dirlo meglio. Quindi, torniamo a casa, raccogliamo i nostri ingredienti freschi e intraprendiamo insieme un'avventura culinaria. Lezione 15. Sorprese di compleanno. Ciao Anna, per i compleanni ci sorprendiamo a vicenda con dei regali. Aggiunge un elemento di eccitazione e gioia alla celebrazione. Ciao John. Adoro l'idea di sorprendersi a vicenda il giorno dei compleanni. Dimostra premura e apprezzamento reciproco. Assolutamente. È un modo speciale per esprimere il nostro amore e far sentire davvero speciale la persona che compie gli anni. Non potrei essere più d'accordo. Un regalo ben pensato può far sorridere e creare ricordi duraturi. Non si tratta solo del regalo in sé, ma del sentimento che c'è dietro. È il pensiero che conta, come si suol dire. È così vero. Sono lo sforzo e la considerazione necessari per scegliere il regalo perfetto che lo rendono significativo. Infatti, si tratta di conoscere la persona abbastanza bene da scegliere qualcosa che sia in sintonia con i suoi interessi e le sue preferenze. E a volte, i regali più memorabili sono quelli che ci sorprendono, quelli che non ci saremmo mai aspettati. Assolutamente. È l'elemento sorpresa che aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e attesa. I compleanni sono un momento per festeggiare e le sorprese rendono l'occasione ancora più speciale e memorabile. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di creare momenti pieni di felicità e gioia. E il bello delle sorprese è che possono essere grandi o piccole, purché vengano dal cuore. Questa è l'essenza. Sono il pensiero e lo sforzo che rendono la sorpresa davvero significativa. E la gioia che proviamo quando vediamo la felicità e la sorpresa sul volto dell'altra persona non ha prezzo. È un bellissimo scambio di emozioni, in cui il donatore e il destinatario provano gioia e gratitudine. I compleanni sono un'occasione perfetta per mostrare ai nostri cari quanto sono importanti per noi attraverso sorprese premurose. Assolutamente. È un'occasione per farli sentire amati e apprezzati, e questo è di per sé un dono. Lezione 16. Avventure emozionanti. Ciao Anna, gli oggetti di cui abbiamo bisogno sembrano buoni e, una volta che abbiamo finito, possiamo imbarcarci in un'avventura emozionante. Ciao John. Adoro l'idea di partire per un'avventura. È un'occasione per esplorare nuovi posti e creare ricordi meravigliosi. Assolutamente. L'avventura ci permette di liberarci dalla nostra routine e provare qualcosa fuori dal comune. È una boccata d'aria fresca, sia in senso letterale che figurato. Possiamo scoprire nuovi paesaggi e superare i nostri limiti. L'avventura alimenta il nostro spirito di curiosità e ci riempie di stupore e meraviglia. È così vero. È il brivido dell'ignoto che ci tiene allerta e rende il viaggio utile. L'avventura può assumere diverse forme, dall'escursionismo in montagna all'esplorazione di una vivace città o persino alla sperimentazione di nuove attività. Questo è il bello. L'avventura è soggettiva e consiste nel trovare ciò che ci emoziona e ci ispira personalmente. E non si tratta solo della destinazione, ma del viaggio stesso. Le esperienze e gli incontri lungo il percorso.
Assolutamente. Conosciamo nuove persone, conosciamo culture diverse e ampliamo le nostre prospettive. L'avventura ci insegna anche preziose lezioni di vita, come la resilienza, l'adattabilità e l'accettazione dell'ignoto. Ci spinge fuori dalle nostre zone di comfort e ci aiuta a crescere come individui. È un'esperienza trasformativa. E i ricordi che creiamo durante le nostre avventure restano con noi per sempre. Diventano storie che amiamo e condividiamo. Questa è la magia. L'avventura aggiunge uno strato di eccitazione e ricchezza alle nostre vite. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, raccogliamo i nostri oggetti, intraprendiamo questa avventura e creiamo insieme momenti indimenticabili. Lezione 17. Epic Movie Night. Ciao Anna, guardare un film stasera dovrebbe essere fantastico. Sembra un'ottima idea. Adoro l'emozione di una serata al cinema. Ciao John. Sono d'accordo, le serate al cinema sono sempre un modo fantastico per rilassarsi e godersi un po' di intrattenimento di qualità. Assolutamente. È un'occasione per immergerci in storie avvincenti e perderci nella magia del cinema. Non potrei essere più d'accordo. I film hanno un modo per trasportarci in mondi diversi ed evocare una serie di emozioni. È come una fuga temporanea dalla realtà, dove possiamo ridere, piangere o emozionarci per i colpi di scena della trama. Questo è il bello. I film hanno il potere di entrare in contatto con noi a un livello emotivo profondo e di lasciare un impatto duraturo. E la parte migliore è che c'è un film per ogni stato d'animo e genere. Dalle avventure piene d'azione alle commoventi storie d'amore. Assolutamente. Abbiamo un'ampia varietà tra cui scegliere ed è sempre divertente esplorare generi diversi e scoprire nuovi preferiti. Le serate al cinema uniscono anche le persone. È un'esperienza condivisa che stimola conversazioni e crea ricordi. Adoro il modo in cui i film possono essere un catalizzatore per le discussioni, che si tratti di analizzare la narrazione o di discutere le scelte dei personaggi. È un promemoria del potere della narrazione e di come possa ispirare e provocare pensieri molto tempo dopo i titoli di coda. E grazie alla tecnologia, possiamo ricreare l'esperienza teatrale direttamente a casa con audio e immagini di alta qualità. Questo è vero con un ambiente accogliente, dei popcorn e i nostri film preferiti, possiamo trascorrere una serata cinematografica epica in qualsiasi momento. Non avrei potuto dirlo meglio. Quindi, scegliamo un film che volevamo guardare e rendere questa sera indimenticabile. Complimenti per questo. Passiamo a una notte piena di risate, lacrime e la magia del grande schermo. Lezione 18. Consigli di viaggio. Salve Anna, quando si tratta di voli, in genere si consiglia di prenotare con almeno qualche mese di anticipo per le migliori offerte. Ciao John. Questo è un ottimo consiglio. Pianificare in anticipo ci consente di garantire prezzi migliori e avere più opzioni. Assolutamente. Le compagnie aeree offrono spesso tariffe promozionali per chi prenota in anticipo, quindi è consigliabile approfittarne. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre, la prenotazione anticipata ci dà più tempo per pianificare il resto del nostro itinerario di viaggio. Questo è vero, siamo in grado di ricercare e organizzare in anticipo alloggi, trasporti e attività.
Ci aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto e garantisce un'esperienza di viaggio complessivamente più fluida. Un altro consiglio è quello di essere flessibili con le nostre date di viaggio. A volte, volare nei giorni feriali o nelle ore non di punta può farci risparmiare denaro. Questo è un ottimo punto. Essere aperti a diverse opzioni può aiutarci a trovare i voli più convenienti e convenienti. È anche una buona idea iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree e agli avvisi sulle tariffe. In questo modo, possiamo rimanere aggiornati sulle promozioni speciali. Assolutamente. Questi avvisi possono avvisarci quando i prezzi scendono o quando ci sono vendite lampo, dandoci l'opportunità di ottenere un ottimo affare. E non dimentichiamo l'importanza di imballare in modo intelligente. Viaggiare leggeri può farci risparmiare costi aggiuntivi per il bagaglio e rendere il nostro viaggio più confortevole. Sono d'accordo, l'imballaggio di articoli di abbigliamento essenziali e versatili può aiutarci a evitare il sovraccarico e ad assicurarci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Infine, è sempre una buona idea arrivare in aeroporto in anticipo per concedere ampio tempo per il check-in, le procedure di sicurezza e potenziali ritardi. Questo è un consiglio cruciale. La puntualità riduce lo stress e ci assicura di non perdere il volo. Assolutamente. Quindi, per la nostra prossima avventura, ricordiamo questi consigli di viaggio e sfruttiamo al massimo primo nostri viaggi. Lezione 19. Wanderlust Thales. Ciao Anna, sembra che tu abbia avuto un'esperienza di viaggio incredibile. Ci torneresti? Ciao John. Assolutamente, mi piacerebbe rivisitare quel posto. Mi ha lasciato un'impressione così duratura. È meraviglioso da sentire. Quando una destinazione ci affascina, è naturale voler rivivere quei ricordi. Sicuramente. Tornare indietro ci permette di approfondire la cultura, rivisitare i luoghi preferiti e scoprire nuove gemme nascoste. È come scoprire un altro livello della destinazione e creare una connessione più profonda con essa. Esattamente. Inoltre, tornare in un posto che amiamo ci dà la possibilità di vedere come si è evoluto e cambiato nel tempo. Questo è vero, ogni visita può offrire una prospettiva diversa e un rinnovato senso di apprezzamento. E a volte, tornare indietro ci permette di vivere un'esperienza più rilassata e coinvolgente poiché conosciamo già l'ambiente circostante. Assolutamente. Possiamo saltare le attrazioni turistiche imperdibili e concentrarci sull'esplorazione di luoghi fuori dai sentieri battuti. È come diventare un locale temporaneo e vivere il posto da una lente diversa. D'altra parte, c'è anche il brivido di esplorare nuove destinazioni e intraprendere nuove avventure. Sono d'accordo, il mondo è vasto e ci sono tanti posti incredibili che aspettano di essere scoperti. Questa è la bellezza del viaggio. C'è sempre un senso di attesa e meraviglia quando entriamo nell'ignoto. Assolutamente. Che si tratti di tornare verso una destinazione amata o di avventurarsi in un territorio inesplorato, ogni viaggio racchiude la sua magia. Così vero. Abbracciamo la nostra voglia di viaggiare e continuiamo a creare esperienze di viaggio indimenticabili, vecchie e nuove. Lezione 20. Organizzazione del viaggio. Ciao Anna, ho delle notizie interessanti. Arriverò alle 17. Puoi tenermi la camera?
Ciao John, è fantastico. Mi assicurerò di prenotare la camera per il tuo arrivo alle 17. Grazie, la ringrazio per la sua assistenza nella messa in sicurezza dell'alloggio. È un piacere per me. Voglio assicurarmi che trascorra un soggiorno confortevole durante la tua visita. È molto gentile da parte tua. Non vedo l'ora di provare l'ospitalità del posto. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Posso fare altro per aiutarti? A dire il vero, ho un piccolo favore da chiederti. Potresti organizzare anche il trasferimento dall'aeroporto? Certo. Posso organizzare un comodo trasferimento dall'aeroporto per te. Fammi sapere i dettagli del tuo volo. Sarebbe fantastico. Ti fornirò subito le informazioni sul volo. Perfetto, prenderò le disposizioni necessarie e assicurerò un trasferimento senza intoppi. Grazie mille. La tua assistenza è molto apprezzata. È un piacere per me. Sono qui per rendere il tuo viaggio il più semplice possibile. Stai facendo un ottimo lavoro. Ti sono grato per il tuo aiuto e la tua attenzione ai dettagli. Grazie per le tue gentili parole. È sempre un piacere assisterti. Sono fortunato ad avere te come persona di riferimento per l'organizzazione dei viaggi. Tu rendi tutto così semplice. Sono lieto di poter essere d'aiuto. Il mio obiettivo è garantire che la tua esperienza di viaggio sia perfetta. Beh, sicuramente raggiungi quell'obiettivo ogni volta. Grazie ancora. Siete i benvenuti. Buon viaggio e ci vediamo presto. Grazie, non vedo l'ora di vedervi e godervi un soggiorno fantastico. Lezione 21. Scegliere un piano. Salve Anna, abbiamo piani base, standard e premium. Quale preferisci? Ciao John. Potresti dirmi di più sulle caratteristiche e sui prezzi di ciascun piano? Certo. Il piano base offre funzionalità essenziali a un prezzo accessibile. Mi sembra una buona opzione. Cosa include il piano standard? Il piano standard offre funzionalità aggiuntive e maggiore flessibilità rispetto al piano base. Questo è interessante. E che mi dici del piano premium? Cosa lo rende diverso? Il piano premium fornisce l'accesso a funzionalità esclusive e un'assistenza clienti avanzata. Capisco. Quanto costa ogni piano? Puoi darmi un'idea dei prezzi? Certamente. Il piano base è il più conveniente, seguito dal piano standard e il piano premium è il più costoso. Grazie per le informazioni. Al momento sono propenso al piano standard. È una scelta solida. Il piano standard offre un buon equilibrio tra funzionalità e convenienza. Sono d'accordo, sembra che il piano standard soddisferebbe le mie esigenze senza spendere una fortuna. Assolutamente. È importante scegliere un piano in linea con le tue esigenze e il tuo budget.
Non potrei essere più d'accordo. Apprezzo il tuo aiuto nello spiegare le diverse opzioni del piano. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti aiutare a prendere una decisione informata. È sempre bene avere tutte le informazioni necessarie prima di fare una scelta. Grazie. Siete i benvenuti. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Sono qui per aiutarti. Lo apprezzo. Ti farò sapere se ho bisogno di ulteriori chiarimenti. Grazie ancora. Nessun problema, prenditi il tuo tempo e scegli il piano più adatto a te. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza.